Buongiorno a tutti e benvenuti al nono episodio della serie Blunder, se li capisci li eviti. La posizione di oggi è stata segnalata da Andrea Senneca e mi sembra estremamente interessante perché evidenzia un suo approccio errato alla valutazione di una posizione. Questo approccio l'abbiamo visto anche nell'episodio precedente e può essere riassunto in termini molto semplici. Andrea vede la posizione soprattutto dal suo punto di vista, quindi punti forti della sua posizione, minacce sue, ma non considera a sufficienza la posizione dell'avversario, quindi le minacce dell'avversario, i punti forti dell'avversario e i tiri cattivi dell'avversario. Questo è un errore grosso perché nel backgammon è fondamentale bilanciare le prospettive proprie con quelle dell'avversario. Ma vediamo subito la posizione e soprattutto vediamo, anzi ascoltiamo le osservazioni di Andrea. Dunque, questo è un caso in cui non mi è chiaro proprio perché il blunder è così grande, diciamo. Perché la mossa che ho giocato continua a sembrarmi una mossa quantomeno pari a quella migliore. Faccio un'altra premessa, tra la mia mossa e quella migliore ce ne sono 8. Quindi ci sono 8 mosse migliori rispetto alla mia. Eh, e invece la mia continua a sembrarmi una mossa razionale. Siamo pari col pip count, siamo all'inizio di una gara a 13. Dico siamo pari perché col mio 12 diciamo che più o meno raggiungo i suoi 153. Ho la mossa obbligata che è il rientro dal bar, quindi bar 22, e decido di conquistare il golden point, quindi di fare casa 5, che è sempre la prima scelta. Ho capito che devo sempre considerare questa come la prima scelta nelle fasi di apertura e mi rimane un terzo 3 da giocare, quindi bar 22, 2 dall'8 al 5 e il terzo 5. Il mio ballottaggio era portare anche il terzo 8 al 5, oppure quello che ho fatto che è 13-10, quindi ho giocato bar 22, 13-10 e 2 dall'8 al 5. Il 13-10 espone una mia pedina al rischio di essere colpito con un 6, però se scampo, diciamo, questo rischio, ho buone possibilità che questo 10 mi sia utile per costruire un prime sul 7 o in combinazione con un 6 che quindi porterebbe giù dal 13 al 7 o insieme all'8 con un 3-1. In ogni caso portare giù una pedina, seppure con un piccolo rischio di essere colpita, mi era sembrato una cosa giusta o quantomeno una tattica praticabile e non un madornale blunder come poi si è rivelato. La posizione preferita prevede addirittura scendere con tutti e tre i tre dalla 13. Quindi mi crolla anche il mito del Golden Point, che non era la scelta migliore. Allora, alcune osservazioni. La considerazione di Andrea sul punto 5 è corretta. Fare il punto 5 è molto importante e quasi sempre è la scelta migliore o comunque non è un grosso errore. D'altra parte,
fare casa 5 con giocando anche la terza pedina dall'8 al 5, potete vedere che è un errore soltanto di 32 millesimi, quindi poca roba. Il problema qual è? Stiamo facendo il punto 5, ma stiamo rinunciando al punto 8, che è comunque importante. L'aspetto però più rilevante è che Andrea sottovaluta completamente i rischi della posizione. Parla di un leggero aumento dei rischi di essere colpito, ma in realtà con la sua mossa viene colpito con i 6, con i 4, con parecchi indiretti e ancora peggio non ha un'ancora difensiva, ma si trova sotto attacco da parte di 9 pedine avversarie. Quindi, non avendo l'ancora, lasciare 2 blot nell'outfield è decisamente un rischio eccessivo. Però, secondo me, è naturale con l'approccio di Andrea, che guarda soltanto gli aspetti positivi della sua posizione, ma non si preoccupa troppo di quella dell'avversario. Quindi direi, ecco, possiamo, concludendo l'analisi della posizione, possiamo vedere che la mossa giocata da Andrea è un blunder da 250, quindi un grosso blunder. La mossa di XG invece è una mossa safe, che non avendo la sicurezza di un'ancora antepone la propria sicurezza al fatto di creare qualche minaccia in più. Quindi qual è l'aspetto più importante da portare a casa da questo episodio? È quello di cercare sempre di bilanciare gli aspetti positivi della propria posizione con quelli positivi o negativi della posizione dell'avversario. La posizione non va vista in maniera univoca, ma appunto il bilanciamento tra posizione propria e quella dell'avversario è di un'importanza fondamentale. Sono sicuro che questo approccio sbagliato non sia soltanto di Andrea, ma che in tanti commettano lo stesso errore. Quindi sono convinto che questo video sarà molto utile sia per Andrea sia per tanti altri che lo vedranno e lo studieranno. Hai commesso un errore ma non riesci a capirne i motivi? Hai analizzato la posizione con XG ma ti sfugge il perché la mossa di XG sia migliore della tua? XG ragiona con i numeri, ma non dà delle spiegazioni comprensibili per il giocatore, soprattutto per il giocatore non troppo esperto. La serie blunder, se li capisci li eviti, è quello che fa per te. Inviami la posizione e un audio in cui spieghi i tuoi ragionamenti e i motivi per cui non ti è chiara la scelta di XG e io cercherò di aiutarti spiegando le mie considerazioni e le mie analisi.